Cari spettatori, benvenuti a questa intervista doppia sul tema della libertà autentica. Oggi si confronteranno due personaggi che forse alcuni di voi già conoscono: il monaco buddista Gyan e il prete cattolico Padre Antonio. Parleremo del significato della libertà nelle rispettive tradizioni spirituali, evidenziando punti in comune e differenze. Cominciamo con una domanda fondamentale. Le religioni limitano la libertà individuale? Inizierei dicendo che il buddismo non mira a limitare la libertà individuale, ma piuttosto a liberare l'individuo dalle catene della sofferenza. Nel buddismo, la vera libertà è raggiunta attraverso la comprensione della natura della mente e il superamento del desiderio e dell'attaccamento. Concordo. Nel cristianesimo la libertà non è vista come l'assenza di limitazioni esterne, ma come la capacità di vivere in armonia con il piano divino. L'autentica libertà si trova nell'adesione alla volontà di Dio e nell'amore verso il prossimo. Padre Antonio, nell'adesione alla volontà di Dio c'è spazio per la libertà individuale o si tratta piuttosto di una sottomissione? È una domanda importante. Nel cristianesimo l'adesione alla volontà divina non è vista come una sottomissione passiva, ma come un libero atto di amore e di fiducia. È attraverso questo rapporto di fiducia che si trova la vera libertà interiore. E per quanto riguarda il buddismo, come si concilia il concetto di libertà con l'osservanza dei precetti morali e degli insegnamenti del Buddha? Nel buddismo, la pratica dei precetti morali non è vista come un'oppressione, ma come un cammino verso la libertà interiore. Osservando questi precetti, ci liberiamo dalle azioni che portano alla sofferenza e ci avviciniamo alla realizzazione della nostra vera natura. Interessante. Tuttavia, potrebbe sembrare contraddittorio parlare di libertà quando si è vincolati da regole e da precetti. Come rispondereste a questa critica? Nel cristianesimo i precetti e gli insegnamenti non sono visti come vincoli oppressivi, ma come guide per vivere una vita piena e significativa. Per fare un esempio, sono come i guardrail che evitano che tu vada fuori strada. La vera libertà è seguire il cammino tracciato da Gesù, attraverso l'amore e il servizio per gli altri. Nel buddismo, i precetti sono considerati come un mezzo per liberare la mente dalle illusioni e dalle sofferenze del mondo fenomenico. Porto anch'io un esempio. Quando ci impegniamo a essere sempre onesti e veritieri, ci liberiamo dalla sofferenza che deriva dalla menzogna e dall'inganno. Viviamo in armonia con noi stessi e con gli altri, liberandoci così dalle catene della falsità e della disonestà. Tuttavia, alcuni potrebbero chiedersi: come può il buddismo promettere la liberazione dalla sofferenza quando la vita stessa è intrinsecamente permeata di dolore e difficoltà? Come affronta il buddismo questa contraddizione? Grazie per questa domanda. Nel buddismo, la liberazione dalla sofferenza non significa eliminare completamente il dolore fisico o emotivo, ma piuttosto cambiare la nostra relazione con il dolore. Attraverso la pratica della consapevolezza e della compassione, possiamo trasformare la nostra esperienza di sofferenza in un cammino verso la saggezza e la libertà interiore. Grazie, Gyan, per il chiarimento. Padre Antonio, anche riguardo al cristianesimo, molti potrebbero essere scettici riguardo alla promessa di una liberazione dalla sofferenza. Come affronta questa sfida? È vero che nel cristianesimo non si promette una vita priva di sofferenza. Tuttavia, la fede cristiana offre una risorsa preziosa per affrontare le difficoltà della vita. La speranza. La speranza, nella vita eterna e nell'amore misericordioso di Dio, ci dà la forza di sopportare le prove e di trovare significato anche nei momenti più bui. Dunque, se ho capito bene, sia nel buddismo che nel cristianesimo, la liberazione dalla sofferenza non significa evitare il dolore, ma trovare un modo per trasformarlo e per dargli significato. Sono prospettive molto profonde e incoraggianti. Grazie a entrambi per averci aiutato a comprendere meglio. Ora mi rivolgo a voi, su un piano più personale. Gyan, cosa significa essere libero per te?
Per me, essere libero significa essere tutto ciò che sono, qui e ora. Mi spiego meglio. La mia libertà non è legata alle circostanze esterne o alle condizioni materiali, ma è la realizzazione della mia natura più profonda, che è quella di far parte del tutto e di vivere in armonia con il tutto. Mi sento libero perché vivo nell'eterno presente, libero dalle catene del passato e dalle preoccupazioni per il futuro. E per te, Padre Antonio? Cosa significa essere libero? Essere libero, per me, significa abbandonarmi all'infinito amore di Dio che mi circonda, che mi origina e che mi attende. Significa sentirmi amato così tanto, al punto di dimenticare me stesso, le mie preoccupazioni, i miei problemi. Essere talmente pieno di questo amore che necessariamente devo comunicarlo agli altri, a chi mi sta vicino. Le vostre risposte mettono bene in luce la diversa bellezza della libertà nelle rispettive tradizioni spirituali. Da un lato, la libertà come realizzazione della nostra natura più profonda, e dall'altro, la libertà come abbandono all'infinito amore di Dio. Grazie davvero. Padre Antonio, potresti suggerirci un libro per approfondire meglio il concetto di libertà nel contesto della tradizione cristiana? Certamente. Un libro che consiglio è Il coraggio di essere liberi, del teologo Vito Mancuso. Esplora il tema della libertà umana, non solo in relazione alla fede, ma come condizione per realizzare pienamente la nostra umanità. Un libro adatto a credenti e non credenti. Gyan, chiedo lo stesso consiglio anche a te nel contesto del buddismo. Un libro molto significativo è Il sapore della libertà, di Akan Cha. Con un linguaggio semplice e diretto, esplora il concetto di liberazione dal ciclo del samsara, attraverso la pratica della meditazione e la comprensione della verità ultima. Grazie del consiglio. Lascerò a disposizione i link dei 2 libri che avete citato, qui sotto in descrizione. Ringrazio ancora Gyan e Padre Antonio per la loro partecipazione e invito tutti voi, cari spettatori, a condividere nei commenti riflessioni e domande sulla libertà. Se non l'avete ancora fatto, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube per non perdere i prossimi appuntamenti con Gyan e Padre Antonio, dove continueremo a esplorare la bellezza del dialogo interreligioso. Vi lascio con questo video dove i nostri 2 protagonisti discutono sul senso della vita, anche in relazione alla sofferenza. Grazie per averci seguito. Alla prossima!